Hola de nuevo, estamos aquí en Sounds in Me en una nueva entrevista, en una nueva edición. Hoy nos ha abierto las puertas Marco Lincetto, que es ingeniero de sonido y además es productor del sello discográfico Velut Luna de Italia. Y bueno, nos va a hablar un poquito sobre todo del sello, de la alta fidelidad, cómo está en España y sobre todo en Italia. Nos explica un poco su equipo, que luego ya lo editaremos y lo veremos. La entrevista yo voy a hablar en español y él nos va a responder en italiano, inglés y ya se verá cómo va. Gracias, Marco. Gracias a ti. Sí. La primera cosa que tengo a decir es que no hablo muy bien español, así prefiero hablar italiano. Perfecto. Entiendo español. Estoy estudiando español, pero todavía no hablo muy bien, así prefiero hablar Llevas italiano. poco tiempo, ¿verdad? Afincado. Y sí, 9 meses que estoy aquí en España y así. Español es un idioma eh, maravilloso, pero difícil, como el El italiano. italiano, a mí me pasa lo mismo. Es muy bueno como el italiano y muy difícil como el italiano. Los verbos. Muy Me bien. faltan todos los Todos los verbos, verbos. ¿verdad? Ahora hablo italiano. Muy bien, bienvenuti. Benvenuti. Bueno, háblanos un poquito del sello discográfico Velut Luna, cómo ha llegado a España y cómo tuvo sus inicios y un Sì, poco la filosofia sì. de cómo hacéis. Velut Luna è stata fondata da me nel 1995, quindi 28 anni fa ormai, a settembre del 1995. E l'idea è stata di fondare un'etichetta, un sello discografico, per produrre la musica che mi piaceva ascoltare. Cioè tutte le mie produzioni che curo io dall'inizio alla fine, io scelgo gli artisti, seguo il progetto musicale, scegliamo insieme il progetto musicale, curo le registrazioni, il missaggio, il mastering. Music maker direbbero gli inglesi, cioè la produzione dall'A alla Z e anche le foto, le immagini degli artisti le realizzo io. Insomma, è proprio un'idea globale di musica, di progetto, di proposta artistica. Poi, fin dall'inizio, a me piace ascoltare bene e quindi il pubblico italiano ha scelto e sceglie ancora Velut Luna anche perché i dischi dicono che suonano molto bene, hanno un'ottima registrazione. E quindi in particolare in Italia ho un gruppo di clienti ormai storici, affezionati, che sono gli audiofili. Un anno fa, dopo tante motivazioni, con tante cose che è troppo difficile qui da raccontare, ho deciso di trasferirmi in Spagna, trasferirmi proprio a vivere in Spagna, perché da sempre io amo molto questo vostro bel paese e a un certo punto ho scelto di venire a vivere qui, anche perché la mia bisabuela era di Siviglia, quindi io ho un poco di sangue spagnolo dentro di me e è arrivato il momento di tornare un po' in questa casa e ho scelto anche di stare al sud della Spagna perché mi piace il caldo, mi piace il clima, mi piace tutto di questa città bellissima che è Valencia, dove ho deciso di venire a vivere. Tornando alla musica, ripeto, proprio fin dal primo momento io ho scelto di produrre solo i dischi che poi so che mi piace ascoltare. E ancora oggi, dopo 365 titoli prodotti, 365 dischi prodotti, continuo a usare questo modo di scegliere le mie produzioni. Solo la musica che mi entra nel cuore subito e poi so che domani, fra un anno, fra 2 anni, mi piacerà continuare ad ascoltare questa musica che produco. E sembra che ci siano altre persone che
a cui piace la musica che io produco e quindi io riesco a venderla e a vivere di questo. Poi ho avuto, soprattutto in passato, una lunga carriera di ingegnere del suono per grandi etichette discografiche mondiali, esclusivamente nel mondo della musica classica. Io ho registrato molti dischi per Sony Classical, per le grandi etichette inglesi come Chandos, come Naxos, tedesche, Arts, e, insomma tante etichette del mondo della musica classica solo come ingegnere del suono. Ecco. E questa è un po' molto in breve la mia storia. Perfecto. Antes, Marco, nos has explicado, ahora entendemos la filosofía de Belud Luna, Claro. nos has explicado el modo de grabación, porque yo te he preguntado si grababas en un estudio de grabación, porque yo según entendía, también grabas en otros formatos, en otros espacios, y me has explicado el lugar, el espacio Sí, que tenéis en Italia. sì, Mira, si nos lo puedes explicar porque me sì, parece asombroso. sì, sì. All'inizio, dal 1995 fino al 2004, ho registrato esclusivamente in ambienti naturali, teatri, auditorium, chiese, vecchie ville venete, ville italiane del 1700 con grandi saloni, per sfruttare sempre l'acustica naturale. Quindi non dover intervenire dopo in post-produzione con elettroniche, mastering spinti eccessivi. E questo perché? Perché io ho sempre scelto e ancora oggi scelgo di registrare prevalentemente, quasi esclusivamente, musica acustica e suonata dal vivo, ovvero con tutti i musicisti che suonano insieme nello stesso ambiente. Quindi io ho un'immagine dei musicisti nell'ambiente, che può essere il teatro, può essere qualunque sala, però i musicisti veri, messi uno qui, uno lì, uno lì, uno lì. Ho una coppia di microfoni stereo che possono essere omnidirezionali, cardioidi, poi lì dipende dal tipo di acustica. Comunque una coppia di riferimento stereofonica o multicanale, ma questo è un altro discorso, e poi se servono altri microfoni di accento, di dettaglio sui singoli, sul solista, eccetera. Però soprattutto io cerco di ridurre sempre meno è meglio. Quindi meno cose io uso in registrazione, meno cose userò anche dopo in missaggio, post-produzione, eccetera. Quindi la filosofia è di rispettare il più possibile il suono che io ascolto con le mie orecchie mettendomi al posto dei microfoni. E quindi, siccome le nostre orecchie sono molto più sofisticate di due microfoni, a volte capisco che quei due microfoni da soli non bastano per catturare quello che io sento con le due orecchie e allora uso magari altri microfoni per andare ad aiutare i due che da soli non riescono. Spero di essere chiaro, cercando proprio di spiegare nel modo più semplice e chiaro l'idea, perché l'obiettivo finale è quello di catturare il suono com'è nella realtà. Quindi nei miei dischi si potranno trovare suoni anche molto diversi uno dall'altro. Io non ho uno standard vero, nel senso che non vado, se sono in una chiesa con molto riverbero, non vado a cercare di ridurre quel riverbero per arrivare a un suono che sia sempre più o meno il suono, diciamo un suono ideale. No, io cerco di rispettare quell'ambiente. Poi, dal 2004, con un caro amico che è Andrea Valfrè, in Italia abbiamo aperto un grande studio di registrazione. Uno studio che però si basa su una grande sala di 140 metri quadri circa, col soffitto fino a 7 metri nel punto più alto, disegnata a livello acustico, che praticamente è un piccolo teatro. Quindi abbiamo creato uno studio che è anche però uno spazio con un'acustica naturale,
e che ricorda quella di un piccolo teatro. Da quel momento molti dischi, per non dire quasi tutti quelli registrati in questa sala, hanno un suono simile, perché la sala è sempre quella. Quindi dal 2004 più o meno 50% registro dentro questa sala, 50% ancora in ambienti esterni. E in quella sala lì abbiamo anche dal 2006 un pianoforte Steinway & Sons, gran coda da concerto, bellissimo, residente, fisso nella sala. Quindi anche il pianoforte. Il pianoforte è lo strumento che io preferisco, che amo di più, perché mio papà era un pianista e io sono nato e cresciuto ascoltando il pianoforte e quindi è il mio strumento. Sí, porque quiero mencionar, tus inicios no fueron ya crecidos, tus inicios fueron de niños, ya que tu padre era un famoso pianista, Sì, Adriano claro. Lincetto, y bueno, cuéntanos un poco esos recuerdos, cómo te iniciaste en el sonido y en la música, cómo decidiste, Sì, que tu padre podría ser músico, pero cómo decidiste tú seguir su sì. legado un poco. È una bella storia, perché io sono cresciuto ascoltando il pianoforte perché mio papà studiava molto, quando ero piccolo faceva molti concerti e mia mamma dice che quando avevo 2 anni mi- il modo migliore per farmi stare tranquillo era mettere la culla, il passeggino, vicino o quasi sotto il pianoforte. Quindi è una cosa che io ho avuto in orecchio da sempre. Poi, verso i 10 anni, mio papà ha detto, tu devi studiare musica. E mi ha fatto studiare il violino, che io odiavo. Io odiavo il violino, non era il mio strumento. Ho studiato 4-5 mesi, poi mio papà ha capito che non si poteva obbligare una persona a fare una cosa un bambino a fare una cosa che non gli piaceva e quindi mi ha lasciato libero. Dopo io ho cominciato ad ascoltare, erano gli anni 70, quindi il prog inglese, che è la musica non classica più vicina alla musica classica, e quindi Genesis, Yes, Sì. Emerson, Lake and Palmer, e tanto jazz, perché ho scoperto a 12 anni il jazz, ma il jazz è l'hot jazz, il jazz degli anni 20, degli anni 30, Benny Goodman, Glenn Miller, quel jazz lì. E allora a 13 anni mi è venuta voglia di tornare a studiare musica e studiare il clarinetto, ma l'ho scelto io. E allora a quel punto ho studiato per 5 anni il clarinetto e con molta soddisfazione e così ho anche imparato bene la musica che poi mi è servita. Non ho mai fatto il musicista da professionista, però quello studio della musica mi è servito poi nel mio lavoro di produttore musicale per capire bene la musica. Ecco, e questa è un po' la Sí, sí, no, lo he storia entendido, una historia muy dell'inizio. bonita. Bueno, a partir de ahí te hiciste productor, pero ya quiero preguntarte cómo llegó tu afición a la alta fidelidad, si fue un poco al ser productor y causó, o vino un poco antes Antes. y ya entendías un Antes. poquito lo que era el buen Sì, sonido sì, y la sì. alta fidelidad. Cuéntanos un poquito Eh, cómo vino esa Claro, afición a la alta sì, sì. fidelidad, sobre todo. È sempre 12-13 anni, quando ho cominciato ad ascoltare i dischi e i Pink Floyd, eccetera, ho capito che mi piaceva ascoltarli bene. Mm, E anche perché fino a quel momento io avevo sempre ascoltato la musica dal vivo e vicina, non in sale con la musica lontana, ma sempre la musica nella stanza con mio papà che provava il pianoforte con altri strumenti, cantanti dal vivo. E quindi quando ho ascoltato i primi dischi sul piccolo, mm. piccolo giradischi da pochi soldi, ho detto ma cos'è questa cosa? È brutto questo suono. E allora ho provato a vedere se esistevano degli apparecchi che facevano suonare quel disco meglio. E da lì è cominciata, 13 anni, 14, la mia passione per l'alta fedeltà. La mia famiglia non era ricca e quindi non potevamo permetterci un sistema di alta fedeltà perché costava tanti soldi anche all'epoca. E quindi io ho aspettato l'esame del diploma di maturità a 18 anni, dove mio papà mi ha regalato il primo impianto stereo
che non era molto costoso, ma era un vero impianto stereo. E prima, in quegli anni del liceo, andavo a ascoltare i dischi nelle case degli amici che avevano gli impianti, perché avevano il papà o la famiglia che aveva più soldi e quindi potevano avere impianti migliori. E così è nata la passione. E passione che poi mi è rimasta, perché ho continuato dopo, quando ho cominciato i miei primi lavori. Io, prima di fare il produttore discografico e l'ingegnere del suono di professione, ho studiato giurisprudenza all'università, dovevo fare il magistrato, poi ho fatto il fotografo professionista, ho una vita un po' strana. E solo a 32 anni ho cominciato a lavorare da professionista in questo settore. Quindi, in quei 10 anni prima, quando avevo cominciato a lavorare, ho cominciato a spendere i miei soldi per impianti sempre più belli, importanti. E ricordo che negli anni 80 avevo i primi diffusori Martin Logan col pannello elettrostatico, e insomma, ecco, quindi comincia da prima. E dopo, quando ho cominciato a produrre i dischi, ho cercato, uno, di registrarli bene e poi di riascoltarli bene anche. Sì. E quindi la mia storia con l'alta fedeltà è molto vicina insieme alla mia storia con la musica. Algo interesante que te quería preguntar, la cultura de la alta fidelidad en Italia. Sí. ¿Cuál es? Porque es una afición no tan conocida, o sea, la gente tiene afición a los coches y es muy aceptada, afición a muchas cosas, pero la afición a la alta fidelidad, no sé si es tan aceptada, pero es muy desconocida. Sí. Y en Italia no sé cómo la cultura, me gustaría saber tu opinión. Es una cultura che appartiene purtroppo e sempre di più alle persone della mia età, alle persone un po' dai 40-45 anni in su. Purtroppo i giovani oggi non sanno neanche cos'è l'alta fedeltà. I giovani oggi in Italia ascoltano musica con le cuffiette solo da streaming. I giovani oggi, anche in Italia, ma penso in tutto il mondo, nessuno usa più il CD, il vinile, ma solo lo streaming. Non c'è attenzione alla qualità del suono, non interessa proprio più, purtroppo, ai giovani. Ai giovani però, perché invece c'è una parte di persone anziane, persone più vecchie, appunto, ripeto, dai 45 anni fino a 60, 70, insomma, i vecchi, quelli che hanno avuto negli anni 70 la cultura dell'alta fedeltà, che continuano a cercare quel tipo di suono, quel tipo di apparecchi, e anche molto convinti di questa cosa. E anche il motivo è che, essendosi ridotto il mercato dell'alta fedeltà, gli oggetti costano sempre di più. L'alta fedeltà costa tanto e quindi inevitabilmente, anche in questi anni di crisi, che i giovani, anche in Italia purtroppo, hanno poco lavoro, poco pagato, eccetera, anche volendo non avrebbero i mezzi per avere la grande alta fedeltà. E quindi inevitabilmente le persone più vecchie, che hanno un lavoro più consolidato, dei risparmi, possono spendere per l'alta fedeltà. Questa è una cosa brutta, ma inevitabile, perché più si riduce il mercato, più i produttori che producono oggetti devono puntare a oggetti molto costosi e non alla grande produzione industriale come c'era negli anni 70, perché non facendo grandi numeri, perché non ci sono più i clienti, devono riuscire a vivere con quei pochi clienti che possono pagare tanto. Non so se mi sono spiegato bene. Negli anni 70 invece c'era alta fedeltà per il grande popolo, per i grandi marchi giapponesi, Sony, Kenwood, Pioneer, producevano alta fedeltà di alto livello
in tantissimi numeri, tantissimi pezzi, e quindi poteva essere venduta a prezzi più bassi, e infatti negli anni 70 tutte le famiglie in Italia avevano un impianto stereo. Era ¿Piensas que ahora se está haciendo un artículo de lujo? ¿No? Es esatto, como una joya, ¿no? Un diamante que no puede corretto, tenerlo. corretto. Por lo tanto, la gente joven, ¿cómo piensas que...? Porque estoy viendo, me has hablado del streaming, bueno, están varios, el Spotify, pero ahora que yo conozca, hay streamings que intentan apostar por la alta fidelidad. Claro, Cobuz, Cobut y Tidal. Tidal, Y sì. bueno, alguna más habrá, pero no lo sé. Spotify lo está intentando y sé que Apple también está intentando... Esperamos che questo tentativo di alzare la qualità del suono dello streaming possa incuriosire i giovani ad avere qualcosa di meglio. Eso conlleva también llevar unos auriculares o tener un Sì, equipo. ¿Has probado auriculares de alta calidad? sì, ¿Y claro. cuál es tu opinión de los auriculares en la alta fidelidad? Eh, io credo che siano importanti e possano essere una soluzione a un costo più basso per avere grande qualità d'ascolto. Eh, gli auriculares, un ottimo auriculares puoi spendere 300 euro, 400 euro, che è 5, 6, 7 volte più basso di un impianto, Exactamente. e quindi questo può aiutare anche i giovani. Io uso gli auricolari da sempre per il mio lavoro, perché registrando nelle chiese, auditorium, eccetera, non posso portare i monitor, e quindi da sempre sono abituato ad ascoltare con gli auricolari e li apprezzo molto. Però chiaramente l'emozione, il coinvolgimento di un impianto aperto è diverso. Però in un momento che mancano un po' i soldi, la scelta di due ottimi auricolari, un buon amplificatore per gli auricolari, è sicuramente un'ottima scelta e un punto di partenza anche per un giovane che vuole cominciare. Exactamente, para comenzar. Claro. Quiero volver un poco a los espacios Sí. de música, de conciertos. Te quiero preguntar, ¿cuáles de los espacios, o me imagino que serás muy crítico con el espacio, los teatros, ¿verdad? Pero ¿hay algún teatro especial que realmente te gusta ir a ver, los conciertos o óperas o, bueno, el tipo de jazz que vayas a escuchar, Claro. o algún bar incluso Sì, que sì. tenga una buena acústica que quieras comentarnos? O... Beh, io ho registrato tantissimi dischi in un piccolo auditorium della mia città, è l'auditorium del Conservatorio di Padova, Auditorium Pollini, è una piccola sala da 500 posti con un'acustica perfetta, non per la grande orchestra sinfonica, ma un'orchestra anche di 40 elementi è perfetta, e poi sempre gruppi più piccoli, sempre perfetti. E lì ho fatto tantissime registrazioni. Poi devo dire che qui in Spagna ci sono delle sale molto belle, molto di più che in Italia, per esempio, perché io ho visto che ogni città, Oviedo, Alicante, Valencia, Madrid, Barcellona, e ogni città, Saragozza, ha un auditorium bellissimo. Pochi mesi fa sono andato a sentire la Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss qui a Valencia, con l'orchestra di Valencia, al Palau de les Arts, acustica fantastica. Io stesso ho lavorato, ho fatto tanti dischi importanti a Madrid, all'Auditorio Nacional, con l'Orchestra Nacional de Musica, per l'etichetta tedesca Arts, con il vecchio direttore Peter Mag. Abbiamo registrato l'integrale delle sinfonie di Mendelssohn a Madrid, e sono 3-4 CD, e l'Auditorio Nacional de Musica è per me la miglior sala che io ho mai dove ho registrato e dove ho ascoltato. Ricordo solo che c'era l'orchestra grande, 100 elementi, nella seconda sinfonia anche il coro e i solisti,
e ha usato 2 o 4 microfoni. 2 microfoni a 7 metri sopra l'orchestra e 2 laterali per allargare l'immagine, e la sala dava già il suono perfetto. E mai in nessun altro posto sono riuscito a fare questo, quindi molti complimenti a questa attenzione che ha la Spagna per avere delle belle sale. Purtroppo in Italia non è così. In Italia abbiamo qualche bella sala, ma veramente non così tante come sarebbe importante. In Italia c'è l'Auditorium di Torino, sia l'Auditorium della RAI che l'altro. E in Italia c'è la cultura del teatro lirico. Abbiamo tantissimi bellissimi teatri lirici, ma nel teatro lirico, io lo dico sempre, puoi ascoltare la lirica, cioè l'orchestra nella buca orchestrale e i cantanti sul palco. Quando tu metti l'orchestra sul palco di un teatro lirico, disastro, perché non è pensato per avere l'acustica. Infatti adesso tanti teatri lirici, la Fenice, la Scala, Napoli, quando fanno la stagione sinfonica con l'orchestra sul palco, montano dietro una conchiglia acustica, delle barriere per mandare il suono verso il pubblico. Quindi l'Italia ha questo problema. Poi ci sono, ripeto, delle belle sale, ma è più facile in Italia trovare degli ambienti naturali, appunto ville antiche del 1700, del 1800, con saloni dove i nobili dell'epoca facevano suonare la musica, pensati per suonare soprattutto la musica da camera, piccoli gruppi, 6, 7, 8 elementi al massimo. E queste sale in Italia se ne trovano tante. Ma come sale da concerto di qualità c'è ancora un po' di strada da fare. E poi ovviamente Germania, grandi sale tedesche, Inghilterra, Stati Uniti d'America, lì negli Stati Uniti ci sono delle sale tutte pensate per la grande musica sinfonica, perché questo è l'altro problema italiano. In Italia non abbiamo tante orchestre sinfoniche, abbiamo piccole orchestre da camera, cosiddette, 30-40 elementi di organo, ma la grande orchestra sinfonica, ancora una volta abbiamo Venezia, abbiamo Milano, abbiamo Torino e la RAI, abbiamo Roma, molto bella, molto importante, e poi altre ma non così importanti e così tante. Sono poche le orchestre sinfoniche. E quindi tutti questi motivi, insomma, il mondo della musica italiana è soprattutto il mondo della musica da camera, delle orchestre da camera. Ogni città importante in Italia ha un'orchestra da camera di qualità, ma non sinfonica. E questo è un po'. Llevados estos parámetros del espacio, llevados a la alta fidelidad, ¿piensas que tienen un equipo más reducido o gastando menos? ¿Piensas que adecuando la habitación incluso es más importante que el equipo? ¿O piensas que tiene que haber un balance? Un balance, un balance. Es muy importante tener un balance perfecto fra l'equipo e l'ambiente, perché se tieni un ottimo impianto in un ambiente brutto, andrà peggio di un impianto più piccolo, più modesto, però in un ambiente bello. Ideale è avere un buon ambiente, pequeña attenzione, sì. E anche per la posizione dell'impianto. È molto importante il triangolo di ascolto. E non tutti stanno attenti, anche alcuni audiofili, a avere questo equilibrio. A volte capita di vedere magari una cassa più bassa, una più alta, oppure l'ascolto non al centro ma spostato in un angolo, e queste cose non vanno bene. E basta poco per
mettere ordine. Bueno, Marco, pues hasta aquí, gracias, ha sido un placer. Espero que, bueno, que os haya gustado esta entrevista con Marco, de verdad nos ha abierto sus puertas y creo que nos ha dado una lección de alta fidelidad, espacios y cómo escuchar un poco de música. Por lo tanto, bueno, hasta la próxima y muchas gracias. Bueno, Marco, Muchas gracias, gracias a ti.